Buongiorno e benvenuti. Oggi è finalmente il giorno dell'introduzione dell'MCU, del Cavaliere della Luna, mercenario, vigilante, con personalità multipla e collegamenti con il mondo delle divinità egizie e del soprannaturale. Beh, se non è già intrigante di così, non so che cosa sia. Quindi iniziamo subito a parlare del primo episodio di Moon Knight. Innanzitutto, se non avete ancora visto il video in preparazione alla serie, cosa state aspettando? Andate subito a vederlo e poi tornate qui, tranquilli che vi aspettiamo. Ok? Pronti? Dunque, l'episodio che nella versione italiana è intitolato Il pesce monopinna, una presenza ingombrante, amnesie, nella versione internazionale ha il solo titolo di The Goldfish Problem. Quindi penso che in realtà Disney Plus italiano abbia fatto un po' una figura del cavolo e abbia messo i titoli dei primi 3 episodi tutti insieme. Direi che abbiamo un vantaggio sul resto del mondo. In ogni caso l'episodio si apre con quello che sembra un rito spirituale celebrativo del personaggio interpretato da Ethan Hawke, ossia Arthur Harrow, il quale fa suonare un bicchiere. Anch'io lo facevo questo da bambina. Per poi romperlo con il suo bastone, possibile riferimento alla tradizione matrimoniale ebraica, religione di Mark Steven nei fumetti, e posizionare i cocci all'interno delle sue scarpe. Ouch! Martire mode on. Possibilmente appunto per mostrare la propria devozione alla dea Ammit, citata più avanti nell'episodio, e camminare fuori da quella che pare una qualche tipo di chiesa o tempio. In sottofondo sentiamo poi la canzone Every Grain of Sand di Bob Dylan, che ha un particolare significato spirituale e funziona bene con l'intento di questa scena. Durante il logo Marvel, che ora include anche gli Eterni, sentiamo la canzone A Man Without Love, che ben descrive il personaggio di Steve. Oltre a sentire la frase Moonlight to show the way so we can follow, ossia la luce della luna che ci mostra la via da seguire. Moonlight, chiaro riferimento alla connessione del personaggio con la luna. La canzone parla di un uomo solitario che soffre la mancanza d'amore, con il ritornello che dice Every day I wake up, then I start to break up, lonely is a man without love, ossia ogni giorno mi sveglio e scoppio, solitario è l'uomo senza amore. Ed è proprio così che ci viene introdotto Steven, mentre si risveglia frastornato, confuso e incatenato al suo letto. Vediamo anche la striscia di sabbia intorno al suo letto, che vista dall'alto ha la forma di una mezzaluna, simbolo di Moon Knight. Possa probabilmente per poter notare movimenti strani di lui stesso o di altri durante le sue fasi di sdoppiamento. Infatti Steven soffre di disturbo dissociativo dell'identità, anche detto DID in inglese, in quanto la sua persona è divisa in diversi alter ego, che nei fumetti sono quello di Mark Spector, il mercenario, Steven Grant, il milionario, e Jake Lockley, il tassista. Mark è già stato citato e mostrato in questo episodio, quindi penso potremo vedere Jake presto, soprattutto in quanto vi è un ritorno simbolico del numero 3 in riferimento a Steven in tutto l'episodio. Lo sentiamo poi lasciare un messaggio alla segreteria di sua madre mentre dà da mangiare al suo pesce rosso monopinna, Gus, e attaccare all'acquario una cartolina mandata dal genitore. È possibile che sia il primo personaggio Marvel MCU a nominare e a parlare e avere ancora un rapporto con i propri genitori? Anche se dubito sia questa la realtà, piuttosto credo che sia Mark, quando è in controllo, ad autospedirsi queste cartoline per non far sospettare nulla a Steven. Infatti troviamo delle cartelline molto simili all'interno del museo dove lavora Steven. All'interno dell'acquario troviamo poi dei simboli dell'oltretomba egiziani, un monolite, una piramide e una nave funebre. Solo alcuni dei tanti riferimenti di questo episodio al mondo ultraterreno. Comunque lui termina la chiamata dicendo Laters, Gators. Una abbreviazione del saluto anglofono See you later, alligator, che quindi potrebbe essere un riferimento al coccodrillo visto nel museo e quindi ad alcuni dei egiziani, tra cui Ammit. Mentre cerca di prendere l'autobus in tempo, vediamo un palazzo chiamato Atlantis Island, possibile riferimento ad Atlantide, la città di Namor, il quale si sospetta verrà introdotto nell'MCU presto. Steve arriva poi al Museo Nazionale di Londra, che in realtà, essendo stata girata a Budapest la serie, si tratta realmente del Museo di Belle Arti, che ho visto anche quando sono andata a Budapest a febbraio. Che figata riconoscere i posti delle serie o dei film. Qui una bambina fa un commento molto inquietante dopo che Steve gli racconta che nella cultura egizia, dopo la morte, solo i meritevoli avrebbero raggiunto l'Aru, il paradiso della loro mitologia. La bimba qui suggerisce che Steve sia in realtà morto in quanto non l'ha raggiunto, cosa che confonde alquanto Steve. Ma realmente c'è un riscontro fumettistico in quanto quando venne introdotto il suo personaggio morì effettivamente, ma venne riportato in vita dal dio della luna Khonshu. Quindi secondo l'interpretazione della bambina, Steve o Mark, non essendo meritevole, non è arrivato all'Aru, bensì è stato scelto come corpo ospitante del dio egizio e riportato quindi sulla terra. La sua antipaticissima capa, Donna, lo riporta poi alla sua postazione da commesso del gift shop del museo, dove lo denigra e insulta, con Steven che gli ricorda quale sia realmente il suo nome, toccandosi la targhetta in cui è segnato, come ad autoconvincersene anche lui stesso di chi sia e come si chiami. Arriva poi una donna per ricordargli del loro appuntamento, cosa di cui Steve non ha alcuna memoria, per cui capiamo essere stato Mark ad averla invitata ad uscire. E subito dopo Donna torna per prenderlo in giro su come non sia di certo un buon partito. In realtà lo è, guardalo. Comunque la mia crush per Oscar Isaac si intensificherà ancora di più con questa serie, lo so già.
Durante l'inventorio vediamo un peluche di un ippopotamo che Steve riconosce come Taweret, la dea egizia della fertilità e nascita. È da notare come questa dea comparirà effettivamente nella serie e verrà interpretata da Antonia Salib, probabilmente con il ruolo e poteri rigenerativi e di dare vita, oltre alle sue abilità di purificare l'anima delle persone nell'oltretomba per aiutarle nel loro percorso dopo la morte. Quindi potrebbe avere un ruolo centrale anche per la storia personale di Steve o Mark. Vediamo inoltre delle statuine di mummie, possibile riferimento a come nei fumetti, mentre scappava dal manicomio dove era stato rinchiuso, fosse stato rincorso da delle mummie e non mi stupirei se dovessero effettivamente comparire nei prossimi episodi, visto che una delle ispirazioni per questa serie è appunto il film La mummia. Successivamente Steve nomina molti altri dei egizi facenti parte dell'Enneade, un gruppo di 9 divinità nella mitologia: Horus, che incarna l'ordine e l'armonia universale, Osiride, dio della morte e dell'oltretomba, Tefnut, simbolo di acqua e potere creatore. Questi dei compaiono anche nei fumetti, durante i quali hanno più volte dibattuto e combattuto per l'anima di Mark, e potrebbero comparire anche nella serie. Steven poi si mette a parlare con un artista di strada, molto astuto da parte sua visto che può sfogarsi e come le guardie di Buckingham Palace, questo non può muoversi o dire nulla, il quale assomiglia al personaggio Crowley, che nei fumetti fu il suo informatore, cosa che potrebbe fare anche nella serie riuscendo a passare inosservato agendo da statua vivente. Inizia quindi una seduta psicologica, ormai scena di contratto per ogni serie Marvel, durante la quale rivela come senta il bisogno del suo corpo di muoversi e di come si trovi in posti assurdi senza sapere come ci sia arrivato, ed è per questo che la notte cerca di rimanere sveglio, per non avere questi vuoti di memoria. Commenta poi del suo appuntamento con la ragazza del museo, e di come se vorrà avere una fidanzata in futuro dovrebbe togliere le manette alla caviglia che ha in camera, in quanto sarebbe un po' un campanello d'allarme. Beh, dipende. Kinky stuff possono piacere. Quante fanfiction su Oscar Isaac e questa cosa ci saranno là fuori dopo questa frase? Quando poi si allontana capiamo che non è la prima volta che si è aperto così all'artista di strada ed è curioso vedere come le uniche persone con cui si apra siano persone che non possono rispondere, quest'uomo e la cosiddetta madre che telefona giornalmente. Vediamo poi una doppia inquadratura di loro due, sia normale sia riflessa in una pozzanghera, a simboleggiare quindi la dualità di Steven. Vediamo poi Steven tornare a casa, completare la sua routine della sabbia, scotch sulla porta, diverse serrature e cavigliera, e fare di tutto per rimanere sveglio, tra cui completare un cubo di Rubik. Cioè, riesce a farlo con una mano sola comunque. Io manco con 2, manco con 5. Ascoltare un podcast che suggerisce di leggere un libro e immaginare di essere parte della storia, mostrandoci poi una pagina di un libro sull'Enneade con il sottotitolo Spaccatura tra Dio e uomo, altro riferimento alla natura del suo personaggio e alter ego di Moon Knight. Ma questo salto tra la frase del podcast e le pagine sull'Enneade potrebbe anche riferirsi a come Khonshu, che nella mitologia egiziana non fa parte di quel gruppo di dei, desideri essere membro. Tra l'altro, tra i vari libri che legge ne troviamo anche uno su Asgard e uno su Wakanda, mostrandoci come queste due culture siano diventate oggetto di studio. Invece il cubo di Rubik's potrebbe essere il riferimento al personaggio di Moon Knight, in quanto il cubo è formato da diverse facce, proprio come le diverse personalità di Moon Knight, che però possono essere posizionate in modo tale da creare un insieme coeso, proprio quello che potrebbe accadere al personaggio a fine stagione. Nella scena successiva lo vediamo catapultato in un campo con la mascella totalmente dislocata, e in sottofondo una musica a sinistra e la voce di Khonshu che gli intima di tornare a dormire e lasciare il controllo del proprio corpo a Mark, in quanto Khonshu ritiene che la persona di Steven sia solo un idiota. Povero Steven, bullizzato da tutti. Vediamo poi che ha in tasca un artefatto egizio a forma di scarabeo, che nell'antico Egitto era un simbolo di rigenerazione e immortalità, mentre nei fumetti di Moon Knight è stato visto come una delle armi del personaggio, che però predilige quella a forma di mezzaluna. Intravediamo anche la figura inquietante del dio egizio dietro di lui finché due uomini non iniziano a sparare addosso a Steven, che tenta di fuggire nel villaggio sottostante indossando il cappuccio bianco, riferimento al costume da Moon Knight che vedremo a fine episodio. E qui ci viene anche introdotto il personaggio di Arthur, che risulta proprio come il leader di una setta devota alla divinità egizia Ammit, con il potere di giudicare l'anima delle persone per capire chi sia meritevole e chi meno. Nella mitologia, Ammit era anche chiamata divoratrice di morti e mangiatrice di cuore, e molto temuta dagli egiziani. Essa infatti, con testa di coccodrillo, zampe di leonessa e posteriore di ippopotamo, assisteva al rito della psicostasia, ossia la pesatura dell'animo o del cuore del defunto prima di accedere all'aldilà. Nel caso il defunto non fosse ritenuto meritevole, il suo cuore veniva dato in pasto alla dea e l'anima condannata all'oblio. Il suo simbolo principale di coccodrillo viene visto più volte in questo episodio, sia raffigurato sopra il bastone di Arthur, sia come base del suo tatuaggio che raffigura una bilancia, sia come statua all'interno del museo. In ogni caso, qui Arthur, grazie al dondolamento del suo bastone e il movimento del tatuaggio, giudica il primo uomo come una brava persona e lo lascia libero, mentre la donna come una cattiva persona, assorbendone quindi l'energia vitale e facendola morire. Arthur viene poi avvisato della presenza di Steven e quando lo nota, facendo inginocchiare i suoi fedeli, scena che ricorda quella di Loki in The Avengers, lo riconosce, chiamandolo un mercenario, ciò che Mark era appunto nei fumetti.
al che Steven lo corregge presentandosi. Arthur quindi lo chiama Steven Grant del gift shop, come se fosse un titolo, cosa che mi ha ricordato molto la scena in cui Thor chiama Phil Coulson e gli chiede di riavere lo scarabeo. Segue quindi una scena divertente per la quale l'ingenuo Steven cerca di restituirglielo, mentre Khonshu prende possesso del suo corpo e gli impedisce di farlo. La scena va avanti finché uno degli scagnozzi di Arthur glielo strappa dalle mani e Steven switcha nel suo alter ego di Mark. Ma non ci lasciano vedere il combattimento di Mark, in quanto ritorniamo subito con Steven, circondato da corpi stesi a terra insanguinati e con la sua mano grondante di sangue, ma con lo scarabeo. Oh wow, non penso che abbiamo mai visto così tanto sangue in una serie Disney Plus, oltre alla scena quella in Falcon and Winter Soldier. Bene, cruento, ci piace. Posa che rende omaggio alla copertina di Moon Knight 189. Inizia poi una sequenza di fughe e combattimento quando ruba un furgoncino di Cupcake e in sottofondo sentiamo gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go. Before you go, leave me hanging on like un riferimento al fatto che Steven spera che sia tutto un sogno e di potersi svegliare. E l'intera scena mi ricorda molto una vibe di Scott Lang e il furgone di Lois, ma anche Darcy in WandaVision. Quando sorpassa il camion con i polli vediamo la donna che lo guida a fargli il dito medio. Che donna meravigliosa! Viene poi attaccato da uno scagnozzo e giustamente decide di difendersi con i cupcake. Bella tecnica di combattimento, cupcake in faccia. Finché non viene quasi sparato e lo vediamo trasmutare in Mark altre 2 volte, subito dopo in Steven. Ma è fighissimo come fanno il cambio, comunque bellissimo, mi piace un sacco. Che si rende conto di avere in mano una pistola e di aver ucciso altri uomini, finché non viene nuovamente trasportato nel suo letto, ignaro e confuso su cosa sia appena successo, ma vedendosi incatenato al letto crede che sia stato tutto un semplice brutto sogno. Si rende poi conto che Gus, il pesce rosso monopinna, ha ora 2 pinne, cosa che simboleggia come Steven Grant stesso si sia reso conto che in realtà è uno di 2 personalità che vivono in quel corpo, e si reca quindi al negozio di animali dove la commessa gli ripete quello che gli aveva già detto il giorno prima, ossia che i pesci rossi hanno tutti 2 pinne, citando poi Nemo, un autoriferimento Disney. Capiamo quindi che è stato Mark, possibilmente dimenticandosi di sfamare il povero Gus e quindi uccidendolo, ad essersi recato lì per comprare un sostituto prima che Steven se ne accorgesse. Direi piano fallito. Inoltre il fatto che il pesce sia dentro un frullatore, che tra l'altro compare anche come uno dei poster ufficiali della serie, può essere un simbolismo di come lo stesso Steven si senti come un pesce fuori d'acqua, o meglio fuori posto, come se ci fosse sempre qualcosa che sia sbagliato, dal pesce all'orario dell'orologio e via dicendo. Ricordandosi poi del suo appuntamento, Steven torna a casa per prepararsi. E lo vediamo inquadrato su uno specchio a 3 facciate, simbolismo della personalità frazionata di Steven, e altro omaggio alla copertina del fumetto Moon Knight 22. Visto che la ragazza non si presenta al ristorante, Steven la chiama solo per rendersi conto che l'appuntamento era previsto per 2 giorni prima e lui non si era presentato. Completamente distrutto dalla cosa, decide di ordinarsi una bistecca e mandare a quel paese il suo veganismo. Questa scena è quindi sia alquanto triste per Steven, ma riesce anche a mostrare quanto il disturbo dissociativo abbia conseguenze e condizioni reali sulla sua vita. Tornando a casa chiama di nuovo la madre, che nonostante sappiamo essere interpretata da Fernanda Andrade, ipotizzo che in realtà possa essere morta, cosa che Steven o non sa, ricorda o ha deciso volontariamente di dimenticare, dicendole come sia andato tutta meraviglia durante l'appuntamento, anche qui forse autoilludendosi o mostrando il suo lato completamente delirante. Povero Ciccio, vorrei solo abbracciarlo. Ci vengo io a un appuntamento con te. Subito. Arrivato a casa si mette a mangiare la scatola di praline belghe, che da mezza belga mi ha fatto molto piacere vedere. Proprio come ogni buona persona depressa, e facendo notare che se il pesce è davvero Gus, allora lui è la regina di Saba, la sovrana del regno di Saba citata nella Bibbia ebrea, cosa che fa quindi riferimento al fatto che nei fumetti Moon Knight sia appunto di discendenza ebraica. Notando poi dei segni sul pavimento scopre un asse di legno, che messe tutte insieme assomigliano molto alle fasciature di una mummia, e quindi sia riferimento al mondo egizio che al suo costume nella serie. Oltre a questo troviamo un nascondiglio a forma di triangolo, quindi riferimento alle piramidi e alla morte ma anche alla risurrezione, dove vi sono un portachiavi con annessa chiave e un vecchio telefono Motorola contenente tante chiamate perse quanto una tipica madre apprensiva quando il figlio non torna a casa la sera entro un certo orario. Le chiamate però provengono quasi tutte da Layla e una da Duchamp, il personaggio che nei fumetti viene comunemente chiamato Frenchy ed è un pilota francese nonché migliore amico di Mark. Steven poi riceve un'altra chiamata da Layla, la quale potrebbe essere Layla Miller, una mutante che nei fumetti abbia un ruolo centrale nell'albo House of M per ripristinare la realtà e spezzare l'incantesimo di Wanda Maximoff, ma potrebbe anche trattarsi di una versione di Leila O'Toole, un'appassionata di egittologia che prese parte ad una setta faraonica e cercò anche di reclutare Moon Knight all'interno della setta. Inoltre potrebbe anche svolgere il ruolo di interesse amoroso e quindi essere una versione di Marlene, la storica fidanzata dei fumetti. In ogni caso questa sembra essere sollevata nel sapere che lui sia vivo, nonostante non si fosse fatto sentire per mesi, ma nel momento in cui lo chiama Mark e Steven rimane chiaramente confuso, chiedendole perché l'abbia chiamato così, riattacca.
Mentre Steven cerca di richiamarla, sente una voce che lo chiama e lo avvisa che si sta mettendo nei guai. Quando si trova davanti allo specchio vediamo quindi per la prima volta l'alter ego di Mark che gli parla, le luci dell'appartamento che impazziscono e l'intero condominio che trema. Qua ci saranno un botto di jumpscare, già me lo sento. Cercando di fuggire, entra in ascensore, all'interno del quale troviamo un adesivo di un teschio infiammato, riferimento a Ghost Rider, che potrebbe presto comparire nell'MCU, dove vede molteplici riflessi di se stesso, anche qui a simboleggiare come la sua persona sia frantumata in più pezzi, e arriva al terzo piano, con il 3 anche qui a simboleggiare le sue diverse personalità, in questo caso Steven Grant, Mark Spector e Moon Knight, che vedremo apparire nella sequenza finale. Scende poi al secondo piano e vede da lontano la figura di Khonshu, quindi il numero qui potrebbe invece simboleggiare la persona di Steven Mark, quindi l'uomo, in opposizione al dio egizio. Oh! Khonshu è qui! Ed è una scena meravigliosa e assolutamente terrificante al tempo stesso, costruita con l'intensità musicale e visiva perfetta. L'avessi vista la sera è possibile che avrei avuto qualche incubo poi. Dopo aver terrorizzato a morte una vecchietta, Steven si ritrova al quinto piano, che qui potrebbe indicare un mix delle sue personalità e quella del dio, quindi Steven, Mark, Moon Knight, il futuro alter ego di Mr. Knight e appunto il dio Khonshu. Prima di ritrovarsi nuovamente di giorno e sull'autobus, vediamo un'inquadratura ravvicinata di Khonshu, prima nel palazzo e poi per intero per strada e... mamma mia quanto è figo! Terrificante ma magnifico, proprio come dovrebbe essere. Che figo che è! Per ora adoro come l'hanno reso, l'unico mio appunto e timore è che la relazione tra il dio e Steven possa diventare simile a quella di Eddie e Venom nei film sul personaggio, cosa che farebbe perdere molto spessore a Moon Knight e al dio stesso secondo me. Sceso dall'autobus vede poi Arthur e si rende conto così che quella della sera prima non era un semplice incubo. Inoltre, basandoci sull'inquadratura, potrebbe essere anche un riferimento a come Arthur sia una sorta di rispecchiamento di Moon Knight, in quanto entrambi sono servitori di una divinità egizia. Arrivato al museo, infatti, se lo ritrova lì e Arthur inizia a spiegargli chi sia Ammit e quale sia la sua storia, di come finì per essere tradita dagli altri dei e persino dal suo corpo ospitante, che la incarnava, detta appunto Avatar, al che Steven cita prima il film Avatar, nominando le persone blu e come ami quel film, adoro! Cosa che risulta ancora più divertente e meta nel momento in cui ci si rende conto che Endgame fu il film con i maggiori incassi nella storia finché James Cameron non rilasciò nuovamente nelle sale Avatar, riportandolo quindi in prima posizione, e continuando la disputa tra Marvel e Cameron e il dibattito se Avatar sia realmente un bel film oppure meno. E ad aggiungere ironia c'è il fatto che realmente Avatar rientra ora a far parte delle svariate proprietà Disney, essendo stato prodotto dalla 20th Century Fox, ora di proprietà appunto di Disney. Nomina poi anche la serie animata Avatar, ossia Avatar The Last Airbender, finché Arthur poi si stanca e gli posiziona il suo bastone tra le mani per capire se sia meritevole, ma il tatuaggio non presenta alcun risultato certo, facendo quindi commentare Arthur come ci sia caos all'interno di Steven, a causa delle sue diverse personalità in continua lotta interna tra loro. Finito il suo turno, prima di tornare a casa, Steven sente il suono di un cane che si lamenta, possibile riferimento al licantropo Werewolf by Night, che potremo appunto vedere in futuri episodi, e va ad investigare, rendendo il tutto molto alla Notte al museo, soprattutto la scena di inseguimento che mimica quella col T-Rex, ma decisamente più horror. Ma mi sa che non sarà divertente come una notte al museo con Ben Stiller. Qui di nuovo, quindi, quando passa davanti al suo riflesso, lo vediamo sdoppiato e avere due identità distaccate da quella di Steven. L'intera sequenza crea tantissima suspense ed è fortemente inquietante, arrivando al massimo livello in una scena di combattimento-fuga di Steven da una creatura veramente mostruosa, possibilmente uno sciacallo, servitore di Anubis, dio della morte, che capiamo essere stato mandato da Arthur per recuperare lo scarabeo. Steven riesce poi a scappare rifugiandosi nel bagno del personale e qui troviamo Mark che gli intima di lasciargli il controllo così che possa occuparsi del mostro e salvare entrambi. Ma io voglio capire se sono solo allucinazioni sue o se sta veramente succedendo tutto ciò. Penso sarà tipo la domanda principale di tutta la serie. Tutto ciò che vediamo sta succedendo davvero oppure solo nella sua testa? Nel momento in cui Mark riesce a prendere il controllo, vediamo dei simboli geroglifici egizi illuminarsi sul muro, simili quindi alle rune di Wanda, e trasformarsi così in Moon Knight, che combatte lo sciacallo, il quale cerca di scappare ma viene trascinato di nuovo dal vigilante e violentemente ucciso, mostrando quindi quanto spaventoso possa essere Moon Knight. L'episodio finisce quindi con Moon Knight con il suo costume intero e gli occhi che brillano, venire verso la macchina da presa. Brividi, signore e signore! Brividi! Moon Knight! Yes! Figo, 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 figo! Infine partono i credits, mostrandoci una mezzaluna, simbolo di Moon Knight, lo skyline di Londra, geroglifici egizi, il deserto, che vedremo in futuri episodi, il teschio e la statua di Khonshu,
altre figure di divinità egizie, luoghi di interesse londinesi, le piramidi, una lente di ingrandimento con dietro dei fogli e una foto, possibilmente di Mark e Layla, a cui segue un anello, possibile riferimento al fatto che siano fidanzati o sposati. Diverse versioni di Oscar Isaac, la faccia di Steven su uno specchio rotto, a indicare la rottura interna della sua persona, lo scarabeo, le fasi della luna, un dettaglio sul costume di Moon Knight che mostra la sua arma mezzaluna, la fasciatura del suo costume ma anche quella delle mummie, diverse porte e corridoi, un tempio egizio, il personaggio di Layla in mezzo delle rovine, quello di Arthur e infine Moon Knight e il logo della serie. Come ultima nota di merito vediamo anche una scritta che invita gli spettatori che sentono di averne bisogno a consultare il sito della NAMI, l'associazione americana a sostegno delle persone con malattie mentali. Infatti, come detto da Oscar Isaac, l'intento della serie è anche quello di sensibilizzare e destigmatizzare un tema considerato tabù come quello della salute mentale. Per concludere, gli unici commenti negativi che ho letto finora riguardano la velocità con cui stanno avanzando nella trama. Personalmente non penso sia un problema, anzi penso sia fatto apposta in quanto stiamo vivendo il tutto attraverso gli occhi di Steven. Siamo quindi catapultati nella sua vita in medias res e sappiamo esattamente quanto ne sa lui di ciò che sta accadendo. Come Steven stesso, anche a noi spettatori quindi vengono dati pezzi di informazioni sparse che dobbiamo cercare di ricostruire, mettere insieme e capire effettivamente quali siano reali. Questo penso sia molto più intelligente ed intrigante anche per lo spettatore rispetto al mostrarci le origini di Mark e Moon Knight in un ordine cronologico. Inoltre sono sicura che avremo delle sequenze flashback che faranno ricollegare ogni tassello e spiegheranno al meglio l'inizio della sua storia. E anzi ritengo anche che verremo aggiornati sulle scene di Blackout in cui Mark prende il possesso e che per il momento non ci vengono mostrate. E si conclude così il primo episodio di Moon Knight e non so voi ma io sono già estremamente presa. Quello che risalta di più in assoluto di questo primo episodio è chiaramente l'interpretazione di Oscar Isaac, che è veramente mani in alto, non gli si può dire niente, fenomenale. E secondo me questo primo episodio funziona molto bene per appunto intrigare e incuriosire sempre di più gli spettatori a vedere come si svilupperà la trama. Soprattutto dal punto di vista di come tratteranno appunto il suo disturbo dissociativo dell'identità, ma anche a capire appunto se quello che vediamo sta realmente succedendo oppure è tutto frutto dell'immaginazione di Steve. Inoltre questo tono dark e alquanto spaventoso horror nell'MCU mi sta piacendo veramente tanto, quindi veramente non vedo l'ora che sia mercoledì prossimo per il secondo episodio. E vedere il costume di Moon Knight intero a fine episodio è stato veramente un gioiellino. Cioè, ne vogliamo parlare, super figo, sia Oscar Isaac in sé che proprio Moon Knight nel suo costume ufficiale. Però fatemi sapere anche voi cosa ne avete pensato di questo primo episodio nei commenti, se avete già qualche teoria a riguardo. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale così non vi perderete alcun video, condividete il video così possiamo allargare ancora di più questa nostra community Marvel e in questo caso di Moon Knight, e noi ci vediamo settimana prossima con un prossimo video. Ciao!